Gente, abbiamo svoltato! È appena uscito un nuovo sistema operativo che ci consente di utilizzare Windows, Linux e Android tutto quanto insieme, ma non basta! È anche identico a Windows 11 e quindi facilissimo da utilizzare per chiunque passa da Windows a questo nuovo sistema. Ma non ne avevamo parlato 5 mesi fa? Andiamo a controllare insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Recentemente sul canale si stanno moltiplicando come funghi una serie di commenti come quelli che ti sto mostrando e ti garantisco che se vai a spulciare i vari video ne troverai molti, ma molti altri. Insomma, tutti quanti mi chiedono di parlare di questo sistema operativo di cui avevo già accennato in un video di circa 5 mesi fa che ti mostrerò a breve, dicendo che se ci fosse stato sufficiente interesse in merito avremmo approfondito l'argomento, ma andiamo a vedere che cosa ci siamo detti esattamente. Su un Ubuntu. Ebbene sì, quello che stai guardando in questo momento non è Windows 11, ma è una macchina Linux, fatta per lavorare in tutto e per tutto in maniera assolutamente identica a Windows 11. Se infatti andiamo ad aprire il menu Start, troviamo delle incredibili similitudini con il sistema della Microsoft e non solo, andando a sfogliare le apps, ci accorgiamo che su questo sistema girano anche le app Android. Ebbene, se ci sarà abbastanza interesse, pensavo subito dopo la pausa estiva di avviare anche l'argomento Linux sul canale. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Ah, mi ricordavo bene, ne avevamo parlato appunto 5-6 mesi fa. Ma come mai non ho più ripreso l'argomento da allora? Facciamo una bella cosa, scarichiamo Ubuntu, installiamolo e proviamolo insieme, così lo capiamo. Per scaricare e installare Ubuntu avremo bisogno di tre cose. La prima sarà un pendrive della dimensione minima di 8 GB o più se preferisci, la seconda sarà il nostro carissimo amico Rufus e la terza ovviamente la ISO di Ubuntu. A questo punto andiamo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e in alto portiamoci nella sezione Downloads. Come prima cosa procuriamoci Rufus. La cosa più semplice da fare è quella di cliccare qui in alto sulla lente e digitare Rufus. Premiamo il tasto Invio e andiamo a fare clic su Rufus 4.3. Perfetto, il nostro Rufus è stato scaricato. Clicchiamo nuovamente qui in alto su Downloads, scendiamo un pochino più in basso ed individuiamo questo file, che naturalmente si chiama Ubuntu. Clicchiamo sul pulsante File Download e verremo trasportati sul sito di download di Ubuntu. A questo punto tutto ciò che dovremo fare sarà cliccare su questo grosso pulsante verde Download Latest Version per scaricare appunto l'ultima versione di Ubuntu. Te la faccio scaricare dal sito perché è meglio avere sempre l'ultima versione. Ok, il nostro download è terminato e quindi abbiamo Rufus e il nostro Ubuntu nella cartella in cui saranno stati scaricati. Per prima cosa andiamo a fare doppio clic su Rufus, chiudiamo il browser retrostante e trasciniamo l'unico file presente nella cartella, cioè quello che si chiama rufus-4.3 underscore x86.exe sul nostro desktop. Chiudiamo la cartella e ricordiamoci di inserire il nostro pendrive. Ecco fatto, a questo punto possiamo fare doppio clic sull'icona di Rufus che abbiamo appena creato sul desktop, accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo cliccando sul pulsante Sì e andiamo ad aprire manualmente qui in basso la cartella Esplora File. Portiamoci nella cartella dei download dove avremo scaricato la ISO di Ubuntu che avrà questo aspetto qui e si chiamerà appunto Windows Ubuntu 11.4.3 eccetera eccetera.
Prendiamo questa ISO e trasciniamola all'interno della finestra di Rufus, dopodiché potremo tranquillamente chiudere la finestra dei download. Quello che ti consiglio di fare a questo punto è di premere la combinazione di tasti Alt E. Vedrai che qui in basso verrà abilitato il modo duale UEFI BIOS, in modo tale da rendere il pendrive compatibile con più o meno qualsiasi macchina. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante Avvia qui in basso e lasciamo che l'immagine venga scritta come suggerito nel modo ISO cliccando sul pulsante OK. Qualora ti venga richiesto, come nel mio caso, clicca sul pulsante Sì per andare a scaricare i file mancanti e successivamente, se ti venisse chiesto, clicca nuovamente su Sì per procedere con la formattazione. Ricordati che tutti quanti i file contenuti sul pendrive verranno cancellati, quindi assicurati di utilizzare un pendrive vuoto oppure di avere salvato tutto quello che era importante su un'altra posizione. A questo punto clicca su OK e vedrai che partirà la creazione del nostro pendrive. Dimenticavo che ho usato un pendrive ad alta velocità e quindi ci ha impiegato veramente un attimo. A questo punto clicchiamo su Chiudi, inseriamo il nostro pendrive nel PC su cui vorremmo installare Ubuntu e riavviamolo dopo esserci assicurati di aver selezionato il pendrive stesso come primo dispositivo di boot. Una precisazione prima di continuare. Come puoi vedere sullo stesso sito di Ubuntu c'è scritto che non hai bisogno di un computer potente e che i dispositivi con processori one core e 1 giga di RAM sono già in grado di funzionare con questo sistema che effettivamente è abbastanza leggero ed ha anche il vantaggio di non richiedere tutti quanti quei requisiti che sono invece necessari per l'esecuzione di Windows 11. Proverò adesso Ubuntu su una macchina virtuale su cui per prudenza darò delle caratteristiche doppie rispetto alle minime richieste e quindi gli darò 2 giga di RAM e un processore dual core. Vediamo come si comporta. Appena avviato Ubuntu dal nostro pendrive ci troveremo immediatamente di fronte alle schermate che ti sto mostrando. Io non sto toccando né il mouse né alcun tasto sulla mia tastiera. Come vedi, in pochi secondi si avvierà Ubuntu sul nostro computer. Naturalmente quella che stiamo guardando in questo momento è una cosiddetta live, cioè stiamo eseguendo Ubuntu dal nostro pendrive. Per installarlo ci basterà fare clic su questa icona Install System e vedremo che partirà il programma di installazione di Ubuntu. La prima cosa da fare sarà scegliere la lingua con cui vorremmo utilizzare il programma. Naturalmente io lascio italiano e clicco sul pulsante Avanti. Scegliamo il fuso orario in cui stiamo lavorando e clicchiamo ancora su Avanti e infine la tastiera che desideriamo utilizzare. Dopodiché nuovamente Avanti. A questo punto dovremo decidere se utilizzare l'intero disco da dedicare completamente a Ubuntu, però in questo caso attenzione perché se hai altri sistemi operativi oppure altri dati presenti sul disco questi verranno tutti quanti cancellati, oppure potrai optare per un partizionamento manuale, più difficile ma che ti consentirà di salvare eventuali partizioni già esistenti. In questo caso si tratta di una macchina completamente vuota, quindi scelgo l'opzione Cancellare disco e clicco sul pulsante Avanti. Ci verrà richiesto di indicare il nostro nome ed una password da utilizzare. Come potrai vedere, la password non ha alcun requisito di sicurezza, quindi andrà bene qualsiasi password e potremo anche, selezionando questa casella, decidere di accedere automaticamente senza il bisogno di digitarla. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante Installa e attendiamo l'installazione di Ubuntu. Ecco fatto, quando ti troverai davanti questa schermata significa che Ubuntu sarà stato installato con successo sul tuo computer. Tutto quello che dovrai fare sarà lasciare spuntato riavviare ora e cliccare sul pulsante Fatto.
Quando ti comparirà questa schermata, clicca pure sul pulsante invio dopo aver rimosso il pendrive di installazione. Tada! Ecco fatto, Ubuntu è stato installato. A questo punto però mettiamoci nei panni di un utente abituato a Windows che si trova per la prima volta ad utilizzare Ubuntu e lo fa magari come in questo caso per mezzo di una macchina virtuale. La prima cosa che vorremmo fare sarà installare le Guest Additions in modo tale da vedere Ubuntu a tutto schermo. L'errore che potremmo fare, tuttavia, fidandoci del fatto che Ubuntu sia completamente compatibile con Windows, potrebbe essere quello di installare le Guest Additions esattamente come lo faremmo su Windows stesso. Proviamo a farlo insieme dopo aver chiuso questa finestra. Come vedi ho inserito il CD delle Guest Additions e la prima cosa di fronte alla quale ci troviamo è il fatto che su Linux, perché non dimentichiamoci che si tratta di un sistema basato su Linux, per aprire un qualunque dispositivo che andiamo ad inserire dovremo precedentemente montarlo. Clicchiamo quindi su Monta e Apri e ci troveremo di fronte alla nostra schermata dove potremo provare ad installare le VBox Windows Additions come faremmo normalmente. Se tuttavia lo facciamo ci accorgiamo che Wine ci oppone già una prima resistenza, e cioè ci chiede l'installazione delle .NET che non sono presenti e vanno installate cliccando appunto sul pulsante Installa. Parte l'aggiornamento di Wine e quindi ci troviamo alla schermata di installazione delle Guest Additions. Proviamo ad installarle cliccando su Next, Next, Install. Ed ecco che ci troviamo già immediatamente, senza nemmeno aver iniziato, di fronte al primo errore. Il programma deve essere chiuso con tante scuse per l'inconveniente. L'installazione prosegue, termina, clicchiamo su Finish e ci aspetteremmo un reboot della macchina che in realtà non avviene. E questo è dovuto al fatto che le Guest Additions che abbiamo utilizzato sono quelle per Windows. Dovremo imparare ad utilizzare le Guest Additions per Linux. Una precisazione che mi sono dimenticato di fare. Wine è il programma Linux che serve a far girare sotto Linux il software di Windows, ma come vedi spesso zoppica. Quello che dovremo fare sarà salire un pochino più in alto fino ad individuare le VBox Linux Additions.run. Queste qui. Per lanciare correttamente questo comando non basterà nemmeno fare doppio clic come farebbe un utente Windows normale, perché non tutti i file sono direttamente eseguibili e ci troviamo di fronte a una finestra che nuovamente con tante scuse ci chiede di premere invio per venire chiusa. La maniera corretta per lanciare questo programma è quella di fare clic destro sullo stesso, scegliere la voce apri terminale qui e nel terminale andare a scrivere sudo spazio sh, poi ti spiego perché, spazio, punto slash, poi ti spiego perché, v maiuscola, b maiuscola, ox, l maiuscola, inux, a maiuscola, additions, punto run. Clicchiamo su invio e ci viene richiesta la password, che è quella che abbiamo inserito in fase di installazione, dove c'era quella casella che abbiamo spuntato in cui chiedevamo di non richiederla all'avvio di Windows. Io ci avevo messo una A minuscola. Attenzione, perché quando digiterai la password non la vedrai comparire. È un'altra caratteristica di Linux. Digitiamo invio e vediamo che parte l'installazione delle nostre Guest Additions. Come vedi è molto meno intuitivo rispetto a Windows. Quello che abbiamo fatto in questo comando è scrivere sudo, ovvero esegui come superutente, perché non tutti i comandi possono essere lanciati come utente normale, poi sh perché si tratta di un comando di shell, poi il punto slash perché Linux non capisce che il comando si trova nella stessa cartella e con il punto slash andiamo a dirgli di andarlo a cercare esattamente qua, e poi vbox linux additions.run che è
il nome del programma, facendo attenzione tuttavia perché Linux opera una distinzione tra le lettere maiuscole e le lettere minuscole, e quindi se scrivessi lo stesso programma tutto minuscolo, cosa che in Windows funziona, su Linux ti risponde picche e ti chiede di riscriverlo. Ok, abbiamo installato le Guest Additions. A questo punto digitiamo Exit per uscire dalla nostra schermata ed andiamo a riavviare il computer, cosa che possiamo fare esattamente come faremmo su Windows 11. Scegliamo tuttavia la voce ricomincia, che è l'equivalente di riavvia. Clicchiamo su OK e attendiamo il termine del riavvio della nostra macchina, che è per la verità davvero velocissimo. Non preoccuparti dell'errore che compare tutte le volte, perché anche quello è normale generalmente nei sistemi Linux. A questo punto digitiamo CTRL F e il sistema sarà finalmente a tutto schermo. Ma adesso andiamo a testare questo sistema operativo. La prima cosa che notiamo è che qui in basso a destra compare un pop-up, per la verità piuttosto noioso perché si ripete ciclicamente all'infinito, che ci invita ad acquistare la versione a pagamento di questo sistema operativo, sostanzialmente dicendo che stiamo utilizzando la versione gratuita di PowerToys e che gli strumenti sono in esecuzione in modalità di prova. Quello che ci viene richiesto è di pagare alla fine dei conti 35 euro una tantum per l'utilizzo di questo sistema. Ok, chiudiamo questo pop-up e andiamo ad aprire i programmi Windows che funzionano egregiamente. Possiamo utilizzare Microsoft Edge, compreso peraltro di Copilot, cosa che non è ancora arrivata in Italia perché non è conforme, come abbiamo ribadito spesso, alla normativa europea, e Edge funziona esattamente come un normalissimo Microsoft Edge. E andiamo a provare a scaricare qualche software per Windows. Per semplicità vado sul sito Ninite, di cui abbiamo parlato precedentemente, e provo ad installare ad esempio Chrome e VLC, il browser ed il lettore di file multimediali. Clicchiamo su Get Your Ninite, vediamo che il file exe viene regolarmente scaricato, clicchiamo su apri file e vediamo come si comporta con questo file Windows. Devo dire che su apri file ho cliccato, ma non succede niente. Provo a rifarlo. Niente, il file non viene aperto. Proviamo ad aprire la cartella che lo contiene, a chiudere il browser e a fare doppio clic sul file. Vediamo che parte una installazione e abbiamo subito un bel errore del programma. Ok, ce ne facciamo una ragione, andiamo a chiuderlo, vediamo che il setup parte comunque, che Chrome è stato scaricato e viene installato e che sta scaricando il nostro VLC. Ecco qua che è comparso Google Chrome, attendiamo anche il download e l'installazione di VLC. Benissimo, perfetto. Chiudiamo questa finestra, devo dire che questo è andato a buon fine e proviamo a lanciare Google Chrome. Ecco, anche in questo caso il programma ha incontrato un errore e deve essere chiuso. Chrome si starebbe aprendo, a Dio piacendo. Ti ricordo che ho utilizzato delle caratteristiche doppie rispetto a quelle minime richieste e che comunque questa macchina dovrebbe avere un briciolo di velocità. Naturalmente non possiamo aspettarci prestazioni eclatanti, ma vediamo che decisamente Google Chrome non funziona. Inoltre non funzionano neanche le stesse finestre di Wine, perché anche cliccando su chiudi non si chiude niente. E quello che farebbe un utente normale di Windows, a parte premere CTRL ALT e CANC e passare su gestione attività per andare a chiudere Chrome, ma questa è la gestione attività in realtà della mia macchina e non della macchina virtuale. Infatti c'è in esecuzione OBS, Wondershell Filmora e Adobe Photoshop, quindi non riguarda questa macchina qui. Proviamo a cliccare con il pulsante destro e a fare chiudi, chiudi, chiudi. Bene, non funziona neanche questo. Interrompiamo l'esecuzione, interrompiamo l'esecuzione, interrompiamo l'esecuzione. Proviamo a vedere se funziona VLC, che è un programma molto semplice, spero che funzioni, dovrebbe. Anche in questo caso abbiamo un errore.
chiudiamo, però VLC si è aperto, clicchiamo su prosegui e vediamo che VLC sembra funzionare. Purtroppo non ho al momento un file multimediale da provare, ma allora proviamo a vedere che cosa succede se installiamo invece Chrome nella versione per Linux. Apriamo Microsoft Edge e andiamo a digitare Chrome. Facciamo la nostra ricerca, apriamo il sito e scarichiamo Chrome e infatti viene scaricato Chrome per Linux, come succederebbe su un sistema Linux normalissimo. Clicchiamo su accetta e installa, clicchiamo questa volta su apri file ed eccolo qua. Andiamo a cliccare su install package, ci viene richiesta la nostra password, la digitiamo e parte l'installazione di Google Chrome. Attendiamo qualche secondo, ci dice done, chiudi, chiudi. Andiamo a vedere qui sulla lente come lanciare Chrome. Naturalmente compaiono le due icone. Quella giusta dovrebbe essere questa, quella che dice Google Chrome Browser Web. Apriamola, dovrebbe partire Google Chrome, infatti ci chiede di essere impostato come predefinito, ci chiede di inviare a Google tutti i fatti nostri e Chrome nella versione però per Linux funziona. E basta, devo confessarti che per la prima volta nella storia di questo canale mi stavo annoiando girando il video e quindi ho tagliato una grossa fetta di quello che avevo già registrato, che comunque conteneva una serie di tentativi infruttuosi di installare applicazioni Windows native sia utilizzando gli installer originali sia utilizzando Ninite. Quindi andiamo insieme a tirare le somme. Credo che questo video chiarisca ampiamente i motivi per cui non ho proseguito dopo luglio nel trattare questo sistema, che ho continuato a provare, ho voluto riprovare anche oggi nell'ultima versione, ma come vedi si è dimostrato decisamente deficitario e carente, soprattutto per quanto concerne le sue promesse di compatibilità con Windows. Una lancia va spezzata a suo favore dicendo che un suo punto forte è la somiglianza con Windows 11, che quindi può consentire ai neofiti di Linux di passare più agevolmente a questo sistema, anche se francamente se una persona vuole lasciare Windows non c'è a mio avviso motivo di dover continuare ad utilizzare la stessa interfaccia e converrebbe evolversi e acquisire, come abbiamo visto all'inizio, tutte quante queste dinamiche di Linux che sono piuttosto ostiche per tutti i neofiti. Basta, il video è stato fin troppo lungo ed ho abusato oltremodo della tua pazienza, ma prima di concludere devo fare una precisazione e dei doverosissimi ringraziamenti. La precisazione è che il video che sarebbe dovuto uscire oggi ho dovuto differirlo per ragioni tecniche a dopodomani con tutti i suoi relativi ringraziamenti e quindi anticipo i ringraziamenti di oggi che vanno alle persone di Antonio per essersi abbonato al canale e a cui do il benvenuto nella community dei gentiluomini e al mitico Petrus, in arte Stefano Petrolini, che è stato il primo ad abbonarsi al livello successivo confermandosi come il primo distinto gentiluomo nella storia di questo canale. Benvenuto a bordo! Ma l'ultimo ringraziamento, come ben sai, è sempre quello destinato a te, che hai guardato il video fino in fondo, mi hai fatto compagnia durante questi tantissimi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.